Come potete notare dalla spiaggia, non mi trovo a Reykjavik in Islanda, ma in una delle località balneari più importanti del nord-est. Non Caorle, non Lignano, non Jesolo, non Bibione, ma... Bibione. Sono stato chiamato da Bibione, con la partecipazione del consorzio Bibione Live, per mostrarvi quanta roba ci sia in questa zona, oltre alla spiaggetta che conoscono tutti. Mi direte, ma cosa vuoi che ci sia a Bibione? Beh, ne sono usciti 12 video brevi pubblicati quest'estate nelle pagine ufficiali di Bibione e che ho presentato in una bellissima serata a Lignano. No dai, scherzo, a Bibione naturalmente. Ho però deciso di riunire tutti questi brevi e rapidi video anche in un documentario più lungo. Un esperimento un po' psichedelico, così da raccontare tutte insieme le zone nascoste, la storia, la natura e le opportunità di questa località. Un documentario sarà una serie di mini episodi scoppiettanti, quindi preparatevi ad essere sballonzolati qua e là tra 1000 informazioni e a fare un tuffo a Bibione. Sapete dove vanno ogni anno 6 milioni di turisti? Non a Venezia, non a Portogruaro, a Bibione. Sì, Bibione, una spiaggia che molti di voi non sapranno collocare nella cartina, a meno che non siate tedeschi. Un saluto ai tedeschi che ci stanno guardando. Bibione la vendono così: mare blu, tramonto rosso, natura verde, spiaggia oro. Ok, bella la cartolina, ma io sto cercando la roba nascosta, quella che non diresti mai. Intanto prima degli anni 50 Bibione non era Bibione. C'erano solo barene, paludi e isole, le isole Bibiones, attenzione, tenetelo a mente. I pescatori dicevano che fosse un po' una piccola Atlantide perché emergevano e venivano sommerse continuamente. Poi la visitò Hemingway e gli ispirò Di là dal fiume tra gli alberi, che se lo leggete parla proprio dell'acqua dei canneti e dei casoni, e anche di una sua amante che stava proprio a San Michele al Tagliamento, e vicino sfocia appunto il fiume Tagliamento, chiamato il re dei fiumi alpini o il fiume che odia il pizzetto, e si incontrano l'acqua del mare, l'acqua della laguna e l'acqua termale, formando un ecosistema che potrebbe far nascere il mostro di Loch Ness. In ultimo, se ti perdi, qui le strade si chiamano come costellazioni, quindi puoi orientarti con Google Maps o con l'oroscopo. L'Atlantide di Platone era per caso Bibione? Venite a scoprirlo. Mi trovo alla foce del Tagliamento, alla fine del fiume e all'inizio del mare. Qui le acque si mischiano in un habitat che scientificamente è detto stramboide. Meno male che c'è il faro che controlla. Niente scogliera ma pineta mediterranea con caprioli, esatto, caprioli al mare, testuggini di Hermann, aironi, cormorani, falchi e piante antichissime, come il pino nero d'Austria, che è nella spiaggia del faro dall'epoca preistorica. Si narra la storia d'amore tra un giovane marinaio pugliese e la figlia di un guardiano del faro degli anni 50. Forse per questo che oggi al faro di Punta Tagliamento si celebrano anche i matrimoni. Di uomini e caprioli non si fanno distinzione. Adoro stare in mezzo al silenzio, al verde e agli animali, e quindi sono venuto a Bibione. Sono un pirla? Scopriamolo insieme. Partiamo da qui, Bosco Baseleghe, un bosco praticamente attaccato al centro del paese. Percorre in pochi chilometri habitat diversi: lecceta, pineta mediterranea, bosco misto, marisceto, che è palustre, foresta di ginepro, prossima fermata, prato submediterraneo. Questi sono solo alcuni che mi vengono così a memoria, senza leggerli prima su Wikipedia. Alla spiaggia del faro niente file, niente casino, niente rumore. Solo sabbia, pineta e caprioli, se li vedi. Ma quello è un capriolo? Ah no, è una bici. Cammini fino al faro, ti siedi, fai il bagno con i caprioli, se gli stai simpatico. Alla fine arrivo nella zona più chill di Bibione, nella punta estrema di Bibione Pineta, vicino a Porto Baseleghe, il giardino mediterraneo della Venezia orientale. Chi è il pirla adesso? Io, ma non questa volta. Da dove vengono le famose terme di Bibione? Esiste una vera sorgente termale che proviene dal sottosuolo vicino a Valgrande. Siccome le terme sono calde tutto l'anno, ci puoi andare tutto l'anno. Ci vai in inverno per goderti il mare d'inverno ma al calduccio. In primavera, prima che faccia troppo caldo d'estate. In autunno, perché non fa troppo caldo come d'estate. E alla fine ci vai anche in estate. Il benessere passa attraverso una serie di fattori molto specifici, come il insufflazioni endotimpaniche e l'acqua è alcalina bicarbonato sodica e fluorata.
E come diceva Dante Alighieri, immerso nella natura o nell'acqua termale, l'importante è star bene e mica star male. Ho scoperto che i turisti hanno una vera ossessione verso i nostri mercati. Non ovviamente i mercati di mutande in sconto, ma quelli ortofrutticoli, agricoli, formaggicoli. Li adorano proprio. A Bibione, ad esempio, trovano gli asparagi bianchi, il riso vialone nano e arborio e una roba malvagia chiamata olivello spinoso. Si tratta di una pianta autoctona che dà un fruttino arancione morbido e tenero, ma con un nome estremamente malvagio. E invece fa benissimo, vitamine, carotene, antiossidanti. Il frutto più sano con il nome più cattivo. Tra l'olivello ipervitaminico e ipersano e le oltre 20 bandiere blu, se sei un salutista come me, non puoi che venire a Bibione. Seguimi per altri consigli salutari. Tutte le strade portano a Bibione, diceva Plinio lo Sbronzo. E questo perché da Bibione puoi andare ovunque. In un'ora puoi essere nelle località più esclusive: Venezia, Trieste, le colline del Prosecco, Trebaseleghe, buono il gelato lì. Il viaggio più scontato è a Venezia, però ci puoi arrivare via mare in motonave. Un viaggio super esclusivo che ti porta direttamente in piazza San Marco o nelle isole Murano e Burano. Un trick segreto invece sono i tanti colli che fanno tanti vigneti, che fanno tanti vini. Oltre al Prosecco patrimonio UNESCO, che un po' se la tira, c'è quello dell'Ison Pramaggiore, un po' meno famoso ma sempre DOCG, che non è una criptovaluta. Portati un amico astemio o fai guidare tuo figlio di 10 anni che sicuramente non può ancora bere. Oppure c'è la patria dei salumi, San Daniele, il loro prosciutto non ha eguali, il miglior crudo a mani basse. Ovunque tu vada però ricordati di tornare sempre a Bibione, perché la loro casa non è un albergo. A meno che non sia effettivamente un albergo. Vi piace quella figata di chiesettina? Allora siete le persone giuste a cui mostrare le più importanti chiese storiche che potete trovare vicino a Bibione. Tra la Viagna e la via Postumia, non cercatele su Google Maps, sono antiche strade romane, c'è Concordia Sagittaria, si chiama così perché i romani ci facevano le frecce. Ci trovate un battistero romanico bizantino top e i resti di una basilica col pavimento a mosaico che Aquileia rosica. Ah sì, c'è anche Aquileia, ha una delle basiliche paleocristiane più importanti d'Europa, patrimonio UNESCO. A Summaga di Portogruaro trovate la basilica di Santa Maria Maggiore che ha più di 1000 anni, oppure la chiesa di San Giovanni a Portogruaro, una maranza di appena 700 anni. Consiglio anche il campanile romanico gotico drammaticamente pendente. Tranquilli, non cade, hanno messo una sbarra. A Portogruaro tra l'altro potete anche fingere di essere a Venezia, vi fate un selfie davanti ai tanti palazzi che imitano Venezia. A Motta di Livenza, e sono più sorpreso di voi nel saperlo, c'è un santuario meta di pellegrinaggio. Se invece siete più da apparizioni mariane tra i vigneti, allora vi consiglio di cercare le chiesette votive o capitelli, piccoli edifici devozionali sparsi per le campagne. Ne potete approfittare per fare un giro in bici nei colli dei vini e fare delle degustazioni. Dicono che favoriscano le apparizioni. Dove pensate che andassero gli antichi romani al mare? Non ai Caraibi, non alle Maldive, venivano qui a Bibione. Sono stati trovati dei resti autentici di una villa romana del I secolo a.C., immersa nella natura incontaminata e selvaggia di Val Grande, che è una valle da pesca con un habitat tutto suo. Si chiama Villa Mutteron dei Frati perché sta su una duna altissima, il Mutteron, e si credeva che lì ci fosse un antico convento di frati, ma è una fake news, però il nome è rimasto lo stesso. Qui i patrizi romani dell'epoca facevano quello che facciamo anche noi oggi: staccavano dallo stress, stavano nel chill, andavano alle terme, facevano affari, perché essere un patrizio romano era molto faticoso, altro che gli schiavi. La villa sorgeva infatti vicino a una sorgente termale che è la stessa delle terme di Bibione oggi. Vantava ambienti decorati con mosaici e affreschi e godeva di una vista privilegiata sulla laguna. Il luogo era così suggestivo che i pescatori locali dicevano che ci fossero i fantasmi, ma forse erano solo persone stanche avvolte nella nebbia. Oggi i patrizi in toga non ci sono più, ma è rimasto un sito archeologico in un posto completamente senza senso. Avreste mai detto a Bibione?
C'è un falco, un fenicottero e una poiana. Non è solo l'inizio di una barzelletta per ornitologi, ma è quello che potreste vedere a Bibione, in Val Grande. Esatto, perché non tutti sanno che la Val Grande è piena di questi animali, non per niente è grande, solo che sono ben nascosti perché, come me, odiano le persone rumorose. Quindi rilassati e passeggia in questo angolo naturale in silenzio, come quando non prende il wifi. Se avrai fortuna potrai usare lo stesso smartphone per immortalare l'animale raro di Bibione, come faresti con Pokémon Go. Tra laghi salmastri, stagni, prati stabili e boschi che sorgono per 300 ettari nella duna naturale più alta di tutto l'Alto Adriatico, preparati ad imbatterti in fenicotteri rosa che fanno yoga, cigno reale, non è finto, marangone dal ciuffo alla moda, poiana, aquila, falco, nibbio, gufo, barbagianni, barbagiacomo, oca colombaccio, pittima, piro piro, pettegola e pure l'oca egiziana. E le piante non sono da meno, macchia mediterranea, piante orientali e flora alpina continentale nello stesso luogo. Un archivio vivente della storia naturale degli ultimi 20 anni. Val Grande è un'oasi naturalistica per chi non ha fretta e ha voglia di immergersi nell'incontro con la natura e con se stesso. O anche con un barbagianni, attenzione al portafoglio. E questa era Bibione. Spero abbiate retto questa tempesta di informazioni ultra rapide. Vi ho sommersi di asparagi bianchi, olivelli spinosi, caprioli, barbagianni, antichi romani, vini, chiese e sì, anche qualche spiaggia. Ma come in ogni tempesta, sapete che c'è un faro che vi aiuta a trovare la strada. Un faro tranquillo. E se il viaggio vi ha un po' stressato, vi posso consigliare un bel posto termale.